Ciao a tutti, oggi una ricetta classica, i carciofi alla romana, buonissimi, teneri e in più con la stessa preparazione faremo i carciofi ripieni, partendo da quella base, con un ripieno delicato e originale, diverso dal solito. Iniziamo! Inizio col pulire i carciofi, che devono essere o una varietà romanesca, appunto che sono proprio quelli, o mammole, insomma quelli, comunque carciofi belli grandi. Quindi pulisco il gambo. Io lo lascio lungo perché a me piace la parte del gambo, se è tenero, e poi sfoglio le foglie più dure fino ad arrivare alla parte chiara. Vedi? Questo è tenero. Questi carciofi sono spettacolari. Strofino col limone in modo che non annerisca e con un coltellino affilato, uno sperucchino, faccio il giro intorno in modo da togliere meno parte tenera, solo la parte più dura della punta. Ecco, così va bene. È rimasta la parte tenera chiara e metto nell'acqua il limone. Ne ho fatti così 6. Questa varietà non ha la barbetta all'interno, li lascio lì. Intanto preparo uno spicchio d'aglio tritato fine fine, prezzemolo, sempre sottile sottile. Puoi tagliarli tranquillamente in un cutter, in un mixer. E aggiungo la mentuccia, che non deve mancare con i carciofi, un classico. La mentuccia romana sarebbe l'ideale. Io questa è quella che ho nell'orto, quindi va benissimo, sempre mentuccia. E trito anche questa. Aggiungo un po' di sale, così si insaporirà già tutto. E prendo il carciofo tolto dall'acqua e il limone, lavato bene, aperto, premendolo così sul tagliere, e inserisco dentro un po' di trito aromatico, un giro d'olio all'interno, così si insaporirà meglio, e metto testa in giù nella pentola. Però i gambi sono troppo lunghi, quindi li taglio e li metto dentro, e faccio così con tutti. Vedrete, saranno belli saporiti. Testa in giù, gambo e via. Li incastro bene bene e aggiungo l'acqua, 2 dita d'acqua, circa 200 ml di acqua, non tantissima, e olio abbondante, mi raccomando, perché questo li farà diventare morbidi in cottura e non bolliti. I gambi di prezzemolo, un pizzico di sale ancora, e andiamo sul fornello. Però aggiungo anche la carta forno bagnata e strizzata, così si creerà il vapore necessario per farli diventare belli morbidi, e cuocio per 20-30 minuti circa. Sentirete un profumo incredibile e sono pronti, teneri, vedi, si vede già dal colore. E questo è già un piatto da servire così, senza aggiunta di niente. A me piacciono tantissimo così, sono buonissimi infatti da servire anche come contorno, ma ripeto, io li mangio proprio così, senza niente. Sono proprio buoni. Un po' del loro condimento e un po' di mentuccia, e il piatto è pronto da portare in tavola. Un po' di prezzemolo e via. Buonissimo già così, teneri, morbidi, poi già saporiti perché hanno all'interno già i condimenti, quindi non trovi quel carciofo lesso. Ora ti mostro come farli i ripieni con la stessa base saporita. Allora, 4 patate bollite e schiacciate. Metto il sale,
po' di pepe nero, un uovo, due cucchiai di pecorino, preferibilmente, o parmigiano, formaggio naturalmente grattugiato, speck o pancetta, se i carciofi cotti in precedenza, scamorza affumicata o provola o caciocavallo o mozzarella. La facciamo a dadini abbastanza grossi, così. Uno stampo da forno, metto l'olio sotto, prendo i carciofi cotti, allargo. Allora potete farli sia a metà e farcirli a metà, ma io preferisco farli interi. Allarghiamo, sono tenerissimi, e inserisco prima un bel dadino di provola al centro e poi il ripieno di patate e speck. Se volete farli vegetariani, naturalmente non aggiungete lo speck. Li mettiamo nella teglia, facciamo un bel bouquet di fiori, mettiamo i gambi pure, un po' di prezzemolo, soprattutto i gambi che danno più profumo, un filo d'olio anche sopra, andiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi, statico o ventilato. Mi ero dimenticata di mettere un po' di sughetto di cottura dei carciofi. A dopo. E voilà, pronti, profumati, delicati direi. E filanti, sono molto invitanti. Fateli, ve li consiglio, anche per un pranzo domenicale, anche per Pasqua. Sono buonissimi anche da portare, si preparano prima e si portano pure alla scampagnata, si mantengono morbidi, buonissimi. Poi è proprio un piatto colorato, primaverile, che dite? Sembrano davvero dei fiori. E si mangia tutto, anche il gambo, che è la parte più buona. Grazie per la visione come sempre e grazie per essere arrivati a fine video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. È gratis. Ciao ciao, alla prossima. Baci!